quando mi sono iscritto al canale dei due pellegrini in salita vado il doppio. E voi che cosa aspettate? Iscrivetevi! Iscrivetevi! Chiesa di San Giorgio. Ciao cagnolino. In uscita da Filattiera. Siamo usciti dall'arco posteriore di Filattiera, quella è l'abside della chiesa di San Giorgio e ora si va nel bosco. La prossima fermata è un oratorio cinquecentesco che però è sempre chiuso di solito. Vediamo se oggi saremo più fortunati. Vabbè, scusa, quante volte abbiamo fatto questa tappa? E ancora non l'hai imparata? Questo è l'oratorio di Pizzo Mogano, è del 1500, ovviamente è chiuso. E noi si sale nel bosco. Ora praticamente fino a Filetto tutto in ombra nel bosco, con 2 guadi se non ricordo male, e nei fiumiciattoli di questa zona si trovano anche i granchi di fiume. Cippo della via Francigena e ora noi proseguiamo verso la selva di Filetto. Ci sono anche dei pesciolini là nella pozza più profonda. Come potete vedere sui pali iniziano a apparire anche i segni blu della via del Volto Santo, oltre a quelli della Francigena, quindi dalla prossima tappa in avanti dovrete seguire quelli da dopo Virgoletto. E vai! Con molta cautela, un piedino su ogni sassolino e passi. Non ha neanche le bacchette lei, guardate l'acqua è bella profonda. Niente, vi risparmio lo spettacolo della pellegrinetta che casca in acqua. Guarda lì, ci sono quelli piatti grossi. Oh. Il viottolo che sbucherà alla selva di Filetto, la selva di Castagni. Una leggenda rara che sia il bosco che ha ispirato Dante per la sua selva oscura. In realtà non c'è nessun fondamento storico, però è una cosa carina da raccontare. Infatti nella selva c'è anche una stele che racconta di questa
di questa sorta di leggenda. Ma cos'è neodisti? Con la selva di filetto, la selva di castagni. Io ora giù in discesa fino al ponte sul Bagnone. Diciamo che oltre alla salita filattiera, questa discesa e poi la salita sull'altro versante sono gli unici cambiamenti di altezza che ci sono in questa tappa, che se la confrontate con la tappa storica che ci mette quasi il doppio della distanza e quasi 1400 metri
di salita capirete perché praticamente tutti preferiscono la variante bassa sulla Francigena. Peccato, perché la parte alta, diciamo, la tappa storica è molto bella, però i sentieri sono assolutamente trascurati e non manutenuti. Ecco il ponte. Il torrente Bagnone. E di lì si sale verso i campi sotto Virgoletta. No, guarda, piano che c'è filo spinato che ti fai male, piano. Dai che bacini! In realtà cerca il cibo, E se non ho niente da darti, cosa fai? Mi lecchi il sudore? Vabbè. Ciao asinello, o asinella, boh, no, non capisco, no asinello, boh, andiamo. Ed ecco là il castello di Virgoletta, che è proprio sulla punta estrema dello sperone su cui sorge il paese, che come tanti paesi è costruito a picco su una rupe, per cui è stretto e costruito intorno alla via principale. E qui c'è un antico oratorio, qui è sempre il doppio simbolo Francigena e Voltosanto di Virgoletta, e qui l'oratorio. Il castello, che però è privato. Guardate che bell'affaccio sulla Lunigiana. Allora, quello là è Bagnone. Qui nascosta dagli alberi c'è il borgo di Filetto e là più indietro fondovalle, Filatiera e Pontrioni. Come potete vedere il paese si sviluppa intorno alla stradina centrale. Ci sono case a destra e a sinistra, ma c'è solo questa fila di case e poi c'è giù, si scende giù nel precipizio.